Abbiamo iniziato. Benvenuti a tutti. Luca, Mara, Ciao. doppia sessione con Monica presente. Vi accompagno, vi faccio una induzione classica, Anche se poi voi vi troverete in una condizione di grande rilassatezza, parlate, se possibile, visto che non siete microfonati, con un tono un po' acceso. Va bene, abbiamo detto alcune Ok. cose, non ci importano più. Comunque vada, sarà un successo. Lasciate andare ogni pensiero, dimenticatevi anche dove siete, chi avete accanto, la voce che sentirete della persona che avete accanto non vi interessa, siete immersi in questo viaggio già da adesso, che avrà i risultati che deve avere, quindi non c'è un risultato buono o cattivo. Quello che esce è giusto ed è buono. Ascoltate solo la mia voce, concentratevi su di essa e questa voce inizierà a contare da 10 a 1 e mentre conta il vostro corpo, anzi vi do del tu, il tuo corpo sarà sempre più pesante. 10, 9, i piedi sono pesanti. 8. La pesantezza dei piedi inizia la sua corsa. Sale su, su, su fino alle ginocchia. Ed ora ginocchia, stinco, polpaccio, piede, tutta la parte bassa della gamba, delle gambe, è pesante e sprofonda nel letto. Sette. Questa pesantezza sale su su fino ai fianchi. E ora tutte le gambe sono pesanti, sprofondano nel letto. 6. Da questo momento in poi, ogni eventuale rumore o movimento attorno a te ti porta sempre più in profondità.
5. La pesantezza sale dalla vita fino ad invadere come un fiume in piena il ventre e il petto, che ora sono pesanti. 4. Tutta la schiena ora si unisce al ventre e al petto ed è pesante. Sprofonda e tira giù tutto il busto verso il basso dolcemente, piacevolmente. Tre. Le spalle, le braccia, le mani sono pesanti, sprofondano nel letto dolcemente, inevitabilmente. Due, il collo, la testa, pesanti. Uh, pesante. Bene Mara, bene Luca. Adesso conterò da 1 a 3 e al mio 3 singolarmente andrete ad un ricordo o a un sogno. 1, 2, 3. Chi vuole dire qualcosa e ha visto qualcosa lo può fare. Mi sono ritrovato in montagna, vicino ad una casetta che avevo costruito io, che ora non è più mia, non sono accetto e tutti quelli vicini
hanno fatto altre la stessa cosa, però io non ci posso più stare là, devo scendere in fondo alla scarpata e andarmene. Non è posto per me. Il Mara, passato che sì. ritorna. Il fatto Il passato che ritorna. che ritorna. Mi vuole, ma vuole solo mostrarsi che mi è contro, che è mio nemico. Io cerco di andarmene, però devo fare fatica. Non importa, me ne vado. E dove vai? Lontano. Non voglio più vedere. Vai, vai a vedere dove stai andando. Mm, mm, Al fondo della scarpata c'è tanta erba alta, freschezza, via, cose nuove, più dove non ci sono influenze di nessun tipo. Monica, Lui dice dove non ci sono influenze di nessun tipo, però io è dall'inizio che vedo nel cielo un enorme occhio che lo guarda in tutte queste scene che lui indica. Un occhio nero che ha un po' effetto specchio. Specchio un po', sai, obiettivo della videocamera, specchio che ricorda anche un po', sai, il Grande Fratello, no? Gli specchi dove dietro si nascondono le telecamere. Specchio che ricorda un po' quegli occhi neri, nerissimi del ragno. Luca, lo vedi il ragno? L'ho visto. Adesso? Sì, è sopra. Adopera le sue gambe come fosse una gabbia che mi tiene dentro. Mm. Mhm. Sono costantemente monitorato perché deve vedere cosa faccio, dove sbaglio per poter adoperare i miei sbagli o quello che sto facendo per farmi la guerra. Quante zampe ha? Io ne vedo sei almeno quelle grandi. Quindi intorno a te vedi 6 sbarre. Esatto, Contale bene. sei, destra e sinistra. Mara, se vuoi intervenire, intervieni, senza che te lo chieda. Di No, questa io scena vedi qualcosa? no, sento un peso enorme al cuore, però. È come se ho un mattone sul petto. Monica, dov'è Mara? Allora, un'altra scena che io ho visto in cui c'è questo ragno che intrappola, che imprigiona, è fatta in questa maniera. E Luca è nel mare e Mara invece è in riva. Lei non riesce a entrare dentro al mare. La vedo che è seduta sulla spiaggia con un'aria, non so come dirti, molto preoccupata. Ed è come se vedessi che uno dei fili della ragnatela è calato proprio nella testa di Mara
per darle proprio questa entità mentale scoraggiamento, no? Che poi scoraggiamento tiene dentro core, no? Scoraggiamento, cioè il cuore. Infatti lei poi la pesantezza la sente sul cuore, sul petto. Mhm. E questa qui, secondo me, è proprio l'entità mentale che in questo momento sta molto giocando un ruolo su Mara nella sua vita, nel suo stato d'animo, perché la fa proprio sentire devitalizzata, le fa proprio sentire che è difficile incastrare, gestire le cose, sopportare le cose. Ehm, la fa sentire anche proprio ehm, sgonfia. Luca, E questo anche fa sì che lei abbia difficoltà in questo momento a inserirsi. come procede il tuo film, Luca? Cosa vedi? Eh, Mi hai portato al mare, è vero, sono dentro l'acqua, però sono anche vicino al pontile. Quindi Quindi, allora Luca, dicevamo, ho perso tutto il tuo pezzo, quindi dimmi un po', cosa hai visto? come continua il film? Mhm. È sempre in ogni caso, sebbene io sia al mare e lei in riva, c'è sempre il pontile, quindi o c'è sempre un filo che conduce sempre una condivisione. Il mattone lo sento anch'io nel petto, quindi quello che sente lei sento io, la valigia portata in tutte e due diventa più leggera. C'è sempre un pontile che ci aiuta a rimanere in contatto. Se vuol venire lei dentro in acqua, se voglio io uscire e andare in spiaggia. Mara, Allora, vuoi andare in acqua? Sì. Prova. ed è sparita la pesantezza ora dal No, petto. io ce l'ho sempre, sto peso enorme. Ce l'hai ancora, Mara? Sì, Monica. mi sta schiacciando proprio. Non riesco a Per stare. lei Monica, dimmi. ho visto praticamente come se lei avesse bisogno per entrare nel mare del salvagente Paperella, Mhm. però è anche un po' un salvagente subdolo, perché in realtà è come se proprio la schiacciasse, la comprimesse, invece di, tra virgolette, salvarla. Ehm, Poi non lo so, perché è come se, gliel'ho detto, no, all'inizio della sessione, come se si attivasse una specie di connessione con il fratello, no? Io ho Il- visto le scale di casa dove abitavo una volta. Credo fosse il giorno che abbiamo trovato mio fratello. sì. Vai a quel momento. Eh, la camera, lui si è tolto la vita. La disperazione di mia mamma. Monica, come lo vedi? Come se si fossero spente tutte le luci.
ed è calato un buio che ha un peso, è un buio pesante, non solo non permette di vedere, ma schiaccia. E la madre sembra che stia diventando pazza. Da lì è cambiato tutto. Da quel giorno è cambiato tutto. Monica, lo vedi il disincarnato, il fratello di Mara? Allora aspetta, dammi ancora qualche momento. Ma lui si è impiccato. Si è sparato. Sparato? Mhm. Perché in questo momento è come se mi proponesse l'immagine di altri, non di se stesso. È stranissimo, nel senso che, eh, cioè, invece di proporre se stesso, mi fa vedere dei ragazzi che si sono tolti la vita. Non capisco questa scelta di non vedere se stesso, perché mi sta facendo vedere altre tipologie di togliersi la vita. Mi fa vedere ragazzi che si sono tagliati, altri ragazzi che si sono impiccati, non mi fa vedere se stesso. La settimana che è morto lui ne sono successi altri due o tre nella Ah, zona. ecco, perché infatti proprio di questo volevo parlarti, se c'era un gruppo, perché lui me lo fa sembrare quasi, eh, non so spiegarti, non una gara, una sfida, però come se fossero tutti collegati con una prova, non capisco. Sì, comunque la cosa che mi aveva colpito quella volta era appunto che già il giorno dopo mi sembra si era ucciso un altro ragazzo in zona, e poi comunque nella settimana più di uno. Una sensazione che ho avuto io quella sera, ero fuori e è come una mano gigante che è passata sopra la siepe per farsi sentire e mi ha detto te l'ho portato via. Chiamala questa mano, Mara. È nera, Quante dita ha? 5, Contale. 5 dita. È passata è come se mi ha sfidato, perché lui ascoltava heavy metal, non so se c'entra qualcosa. Mm. Monica, scusa, la causa esoterica, senza ovviamente aprire gli occhi, del fatto che tu, Monica, adesso sei, è come se fossi completamente al buio. Quasi. Immagino, immagino, infatti ti Ma avevo parlato di questo buio, cioè è come se lui mi avesse portato al buio. E infatti mi ha fatto vedere questi pezzi, come se fossero veramente un gruppo connesso di ragazzi. Quindi più mi ha dato l'idea del black metal. Sì, è Eh, proprio roba pesante. stranissima sta cosa, sei, è come se fossero le 7 di sera di una giornata d'inverno da te, quindi hai una debole luce dalla finestra, io giusto vedo la tastiera del letto un po' riflessa e il tuo profilo, ma è come se non ci fosse più luce a casa tua, non si sono chiuse le persiane, no? Col vento che... Adesso sta avvenendo il temporale Mm, forte. mm. Continua a farmi vedere questa caramella
di quelle cubiche di due colori, bianco e nera, che una volta era tipo marroncina e giallognola, ok? Invece qua me la fa vedere bianca e nera. Cioè, mi fa vedere come se fosse entrata all'interno di un giro, di un gruppo. Eh, quella mano nera che ha descritto adesso Mara era su di loro, su questi ragazzi, Mm. ed era come se li volesse proprio portare via dalle famiglie. Vedo proprio il gesto della mano. Sì, sì, mi ha sfidato quella sera. Me l'ha proprio detto, te l'ho portato via. Luca, cosa è successo nel frattempo, nella tua visione? Buio. Monica, causa esoterica del dolore al collo e braccio sinistro di Luca. Monica. Monica. Monica? Ragazzi, è caduta Monica. Mi sentite voi? Sì. Sì. Aspettiamo un attimo, oggi è una giornata magnifica. Ma scusate, senza aprire gli occhi, ma cos'è sto rumore? È la porta che sbatte. Una porta che sbatte, vabbè. Bene, mentre aspettiamo che Monica rientri, Luca chiama la causa esoterica del tuo problema al collo e braccio sinistro. Dimmi cosa vedi. Una persona che da me vuole tutto quello di materiale che posso dare. Sta mangiando anche me. La tua ex moglie? Tutta la parte sinistra, probabilmente sì. Aspetta un attimo, eh.
Arriviamo, aspettate un attimo. Mi sentite? Adesso sì, Sì. Ok. Allora, proviamo con Monica in viva voce col mio telefono. va bene. Temati. Ok, così mi senti, Lucio? Sì, sei in viva voce e ti sentiamo tutti, eh? Sì, Ok, dicevamo, Monica, ti ho fatto una domanda e tu sei poi caduta. Se non sbaglio, la causa esoterica del dolore al collo e al braccio di Luca. Sì, sì, questa sua entità eterica che è una strega, ed è una strega che in parte lo graffia proprio con le unghie lunghe e in parte si aggrappa a lui per non staccarsi da lui. E quindi crea proprio una pesantezza al collo e in particolar modo alla parte sinistra, perché in qualche modo è la rappresentazione del suo legame con la ex moglie. L'avete sentita, sì. Monica? Ok, quindi la sentite, va bene. Vediamo le entità eteriche di Luca. La strega. Poi, Questa. ok, le mentali. Bravo bambino, fai il bravo. E lui deve essere quello che non delude mai. Quindi quel bambino che piuttosto sopporta, si sobbarca tutto, ma assorbe tutto quanto, assorbe tutte le responsabilità, gli incarichi, i dispiaceri eh, e asseconda, proprio come un bravo bambino. Livello? Quando per esempio lui sta per un po' di tempo solo con Mara, vedo che è 2 il livello. In altre circostanze in cui si trova con persone
con cui ha meno affinità, meno confidenza, si sente meno compreso, a volte raggiunge anche 5. Poi, altre entità mentali? No, no, questo no. Mara, entità eteriche. Lei ha un Barbagianni che è proprio, sai, un uccello notturno che vorrebbe farla proprio stare al buio e la abbaglia con questo suo sguardo anche giudicante per farla sentire un po' piccola, un po' indifesa, eh, senza le forze necessarie per affrontare tutto. Entità mentali? Come le ho detto prima, è proprio scoraggiamento che si abbatte come una scure su di lei, questo scoraggiamento. Ovviamente in questo periodo in cui non si trova bene al lavoro è più alta del solito. Ci sono dei picchi di 6 dove lei si sente proprio un pesce fuor d'acqua e non sa come uscire dalla situazione, si sente proprio demoralizzata. Bravo bambino, a quanto sta? È variabile, no? Perché varia tra il 2 e il 5, dipende dai contesti, dipende dalle situazioni. Però in questa fase della vita Luca riesce a dominare meglio, è Perché? meno sopraffatto di Mara. Perché? Perché si sta in grande fatica. Per esempio, il progetto di Luca è Vincerò. Quindi ci sono sicuramente tante lotte da fare, però è come se lui avesse davanti a sé la prospettiva di luce che ce la farà, che vincerà. E questo gli dà molta forza. Gli dà molta forza anche il fatto di riuscire a vedere la struttura della Matrix. Se da un lato lo può mettere a disagio, magari a volte spaventare, però questo gli dà forza. Mara in questo momento di scoraggiamento è come se si facesse anche sopraffare da tutto quello che è stato il post mortem del fratello, come se si riagganciasse al dolore. Perché è sempre così, quando noi abbassiamo le frequenze, allora poi è facile che di nuovo subentri un dolore, però io devo dire che questo distacco dal fratello lei non è mai riuscita veramente ad elaborare. Mara, ti ritrovi? Sì. Però il peso si è affievolito adesso un po'. Come? Si è affievolito il peso al petto. Adesso. Sì, vedo più luce adesso. Ecco, Prima sai era... cosa proprio quando lei ha detto più luce, la cosa che stavo per dire è che c'è una stella pulsante per lei che è tipo suo papà, che è come se il papà fungesse proprio da alleviamento del dolore. Più volte nella vita lui ha provato a fare questo con lei. Monica. Causa esoterica dei sogni a tema militari e parenti di Luca. È una strega che è come se riuscisse a fare, da buona strega, degli incantesimi. Riesce proprio a creare, diciamo, dei miraggi, delle illusioni, no? Riesce a creare quasi delle allucinazioni. Questo è, diciamo così, il kit della strega.
Quindi riesce proprio a generare la presenza di questi militari nei sogni di Luca, sogni che tra l'altro sono anche molto ripetitivi, che danno proprio l'idea della mancanza della via d'uscita, esattamente come è un incantesimo. E i militari sono proprio per la forte forma di controllo che Luca sente esercitato su di lui da tutta la famiglia del clan, diciamo così, dell'ex moglie. Ma è soggetto a un progetto di militari? No, no, secondo me è proprio la strega che crea, ehm, capisci, queste immagini. Comprese quelle dei parenti. Certo, ma comunque l'immagine, cioè la strega è legata all'ex moglie. Luca, cosa vedi a questa visione? Luther, un coltellino. Un coltellino? Sì, Cioè? ce l'ho io in mano, devo tagliare. In quale mano? Devo- Sinistra. Lo usi? Mi viene il filo grigio dei vecchi telefoni, quelli ancora con la rotellina, Sì. che dentro è grigio e dentro ha il cavetto bianco e rosso. Li sto tagliando. Mhm. E che succede? Luce, pesantezza si toglie, c'è luce e caldo. Mi fa male tanto la testa, però. Adesso? Sì, Dove? Da che parte? l'occhio sinistro sempre. Sempre la parte sinistra. Monica. Perché questa strega è come se non lo volesse proprio mollare. Io vedo che è come se avesse infilato gli artigli sulla testa e adesso è come se pendesse dalla sua faccia sul lato sinistro. Sì, È brutta proprio. La vedi, Mara? Sì, la intravedo, non benissimo, la intravedo. E non lo molla. Bene. Luca, questa strega la crei tu, è tua. Non sei vittima di nessun progetto alieno, cattivo o quant'altro. La crei tu. Vai al momento in cui l'hai creata. Cosa vedi? la festa del paese dove l'ho incontrata. Mm. Mm. Che succede? L'inizio di tutto. Descrivici la scena. Devo ritornare indietro ed evitare. Vuoi evitare?
evitare. Sì, vuoi evitare, non vuoi pensarci? Sì, Va bene, dimmi solo cosa succede. è tutto bloccato là, ho sempre la parte sinistra che mi tiene fermo là. Non, non mi vogliono lasciare andare via. Monica, Guarda, io l'ho visto in chiesa e lui infilava proprio l'anello al dito ossuto della strega. quindi la strega è l'ex moglie. Sì, è come se lui avesse avuto un barlume di comprensione, ma aveva fatto il bravo bambino e portato avanti il progetto che aveva garantito che, insomma, no? Avrebbe fatto. Vabbè. Monica, causa esoterica, o meglio, come vedi le entità che interferiscono Mara al lavoro? Come se fossero in grado di fare una specie di radiografia, individuando i suoi punti deboli. Ed è lì che colpiscono con i loro raggi che risultano proprio dolorosi. E sono molto mirati, sono dei raggi molto mirati. La colpiscono proprio in quegli elementi in cui lei crede. Lei crede, per esempio, nella solidarietà e allora è lì che la colpiscono. Lei crede nella lealtà, la colpiscono lì. Lei crede nella giustizia e no, la colpiscono lì. Beh, Barbagianni? Sì, è come se il Barbagianni offrisse questi raggi laser alle persone che stanno nell'ambiente in cui lavora Mara. Perché è lui che fornisce le informazioni dei punti, tra virgolette, deboli in cui è facile colpire Mara. Li fornisce e gli altri obbediscono. Va bene, Monica, portale aureo, padre di Luca, padre di Mara. Il padre di Luca mi viene come se fosse buono come il pane. Che viene proprio con una pagnotta in mano e la divide a metà e c'è dentro una mollica morbida, profumata. Buono, buono. E quello di Mara? Con la fede al dito mi arriva e mi arriva l'aggettivo addolorato. Ehm, Quindi non so perché, è come se in questo momento mi mettesse una croce rossa, una X rossa sopra una chiesa. Perché secondo te Mara? Non so, è preoccupato per mia mamma? Hai sentito Monica? Ma la croce sulla chiesa? No, il fatto che la fede e la croce, non so, mi è venuta in mente mia mamma. Che Eh, lui si è preoccupato per mia mamma? Può essere. eh,
Cioè, come se io li vedessi ancora uniti. Cioè, non so se tua mamma ha elaborato il lutto, diciamo, no? O se si sente ancora a coppia con lui. Sì, beh, credo che gli parli come fosse lì ancora adesso. Sì. Mm. Ma la stessa cosa per mio fratello. Sì, lei non ha mai parlato di avere un'altra relazione o di uscire o di... Lei è proprio innamorata di mio padre ancora, credo. Quale messaggio lascia il padre di Mara, Monica, in generale? Dice che è tempo di sentire il profumo delle rose, che è il profumo della vita, e che deve essere sentito lì, per chi rimane lì. Bisogna godere del profumo delle rose. Vuole spiegarcelo? Ma, mi fa vedere un giornale, non so se l'evento della morte del fratello è andato sui giornali, non capisco perché. Mi mostra un giornale. Sì, Mara? È andato sul giornale, sì. Sì. C'è qualcosa, scusa, che ha congelato questa famiglia. Sai cosa, Monica? Mio papà si è sentito molto in colpa dell'accaduto e i giornali, infatti io avevo chiamato quella volta, avevano dato colpa a noi del fatto che lui si era tolto la vita e questo l'aveva ferito molto. Ecco perché era venuto all'inizio addolorato proprio, è venuto l'aggettivo. Cioè, Poi mi mostra anche delle ortiche, nel senso che penso che non abbiate avuto vicino molte persone, ma anzi sono stati proprio urticanti, hanno creato ancora più problemi. sì, all'inizio sai quando succedono le disgrazie, poi il nulla. Cioè, sono spariti tutti. Sì, all'inizio è normale, poi sai, la gente viene a casa, però la mamma della ex fidanzata di mio fratello ce l'ha proprio detto che secondo lei era colpa della famiglia se lui era arrivato a un gesto così. Quindi loro come se fossero diventati loro le ortiche, capito? Da cui gli altri devono stare alla larga. Sì, esatto. Ne hanno parlato per un bel po' comunque di questa cosa. Il padre di Mara, Monica, cosa dice a tal proposito? È mancato dopo, no, Mara? Sì, il suicidio. Com'è? Non ho capito. Ma è mancato dopo il suicidio? Sì, 5 anni dopo mio papà. 5 anni dopo. Mm. Allora, questa tosse non so se è mia o sua, perché è un po' strana. Mi sta venendo proprio come... Sì, Non so come spiegare. Come Mara? anch'io ho questa sensazione. Come? Anch'io ho questa sensazione in gola. Ok. Cosa dice Monica? Perché mi sta facendo vedere che lui sembra essere un giardiniere con le forbici che taglia, che prova a tagliare, no? Come se, questa cosa, come se anche lui non avesse più le parole, a un certo punto non riuscisse più a dire, a spiegarsi, a trovare le parole. Eh, Sì, si è sentito molto in colpa per questa cosa. Credo che si sia lasciato morire alla fine.
non capisco perché mi sta facendo vedere questo metro da sarto, di quelli molli. Ah, Mia nonna usava il metro da sarta. Mm. Ah, cara, allora va bene, vuol dire che è vicino a lei. Erano cane e gatto, ma si volevano bene alla fine. Eh, eh, allora, allora, mi ha fatto vedere adesso che dopo un po', non subito, ha trovato tuo fratello. Mhm. Però mi fa vedere come, non so come spiegarti, delle pillole. Non so se questo ragazzo facesse a volte uso di qualche cosa. Può essere perché alla fine sì, non so quanto conoscessi mio fratello. Era molto introverso lui. Mm, sì, mi avesse fatto vedere che è stato come in uno stato catatonico il ragazzo, no? Per un po'. Come una specie di bolla di cristallo ovale, mi fa vedere, no? Sai quando sembri quasi un clone, così devitalizzato? Sì, l'ultimo periodo non sembrava mio fratello. C'era qualcosa che non andava, non era lui. Eh, Come governato da qualcosa di forte, sì. sì. Adesso mi viene fuori la parola setta, però magari sempre anche tra virgolette, mi viene setta. Mhm. Può essere. Legata alla musica, secondo me, qualcosa del genere. vabbè, Vabbè, adesso mi viene Marilyn Manson, però può essere solamente una Vedi, figura. proprio quello. Hai detto proprio quello giusto. Ah, Hai detto proprio, l'hai beccato in pieno. Quello schifoso. È stato il primo CD che ho bruciato. che hai buttato? Bruciato. Ho fatto un falò di tutti i CD di heavy metal, di musica, di tutta quella roba che ascoltava lui, l'abbiamo bruciata tutta. Ma tuo fratello... cosa Vai, vai. c'è bisogno di sangue? Sì. E lui lo ascoltava molto ultimamente. Negli E io ultimi- non lo sopportavo quel personaggio. Mara, l'abbiamo già chiamato tuo fratello? Sì, l'ultima volta era nel Portale Aureo. Come lo vedi, Monica? Quello che mi sta facendo vedere è una storia, cioè non è il momento presente, ok? Perché può essere utile per Mara, che è rimasta per ora qua, ok? Sì. Quindi non voglio dire che lui è ancora imprigionato in quel caso, assolutamente no. Questo è utile a Mara perché è un progressivo alleggerimento per lei. In questo momento io il papà e il fratello li vedo come degli alleati che è come se la volessero tirare fuori da questa buca in cui si trova ora. Quindi io adesso il fratello la vedo come una stella minore rispetto al padre. Il padre la vedo una stella più grande. Lui comunque una stella vicino al papà, minore e che sta crescendo. Ok, Lo vedo camminare adesso. deve camminare? Lo vedo camminare. Mm? E dove va? Non so, sta andando dritto per una strada. Probabilmente deve fare delle cose ancora. Ma chi, tuo fratello? Sì, sì, sì. Monica, come lo vedi? Sì, ha molto ragione Mara, perché è come se fosse in cammino
e sta, come vi posso dire, imparando e revisionando la questione manipolazione mentale. Che sicuramente è una cosa che lui ha subito nella vita e ci vuole un po' di tempo per riuscire a comprenderlo, ok? Per assorbirne veramente l'insegnamento. Però vedo che ci sono appunto intorno a lui altri ragazzi che hanno avuto una vita simile alla sua, sono morti anni prima e lo sostengono in questo cammino. Sì, non è da solo. No, No. no, e poi comunque al fianco, come ti dicevo, c'è il papà che però io lo vedo come una stella più grande, è come se lui, il papà, fosse più, avesse compreso un po' di più. È più consapevole, sì. Sì. Il Come... tuo papà dice: stai tranquilla che ti amiamo. Esatto, era proprio il messaggio che stavo per chiederti, Monica. Come si congeda? Stai tranquilla che ti amiamo e dormi, non so come dirti, su un qualcosa di soffice. Mi fanno vedere come se fossero loro a mettere del cotone per proteggere in un certo senso Mara, ok? Per darle conforto. Mm. E cosa fa? Va nel portale aureo? No, allora, loro già sono confidenti con il portale aureo, sì, sì. Ehm, aspetta, lei ha un figlio anche abbastanza piccolo, Mara, per il più piccolo, qualcosa per il Sì, più piccolo. sì, è 8 anni più piccolo. Ok, allora aspetta, vediamo un attimo perché c'era qualcosa per il più piccolo. Ehm, c'è tipo che si deve far rispettare? Sì, è un po'... mi risponde abbastanza quello piccolo, sì. Ma credo abbia l'influenza del padre, però. E Mm. cosa dice a questo proposito il padre di Mara, Monica? Perché è un qualcosa riguarda il rispetto che dice, prima si deve far rispettare, perché è come se in realtà questo bambino, non so come spiegarti, fosse un po' manipolato dal padre, ok? Quindi come se in realtà non fosse Sono rispettato. sicura di questo. Perciò che dice si deve far rispettare. Mhm. Sì, Eh, sì, è il padre che lo manipola, perché si vede anche quando magari sta con lui e torna, no che dà di matto, però si vede che ha bisogno di scaricare, che è teso, che è un po'... ha le energie diverse. allora, vediamo un attimo, perché sta insistendo su questo bambino. Ehm, aspetta un attimo che devo capire, perché è come se volessi dire una cosa riguardo a questo bambino e non riesco a capire cosa mi vuol dire. Non so, come se di dargli più sicurezze, più... Sì, forse sì, perché me l'ha detto anche la maestra che ha bisogno di più sicurezza. Mm, Infatti mi chiede spesso se gli voglio bene. mm, mm, mm. No, ma tu mi vuoi bene? Me lo chiede spesso. Mi fa vedere tu che lo prendi e lo abbracci, magari, sai, mentre si guarda la TV, no? Che lui ha proprio bisogno di questo contatto qui. Sì, fisico proprio. Sì, e di darglielo, sì, di assecondarlo in questo. Mhm. Monica, cosa fa il padre di Mara, quindi?
E, e dice alla moglie, onora la vita. Io ci sono comunque, ama la vita. E quindi è pronto adesso per rientrare nel portale Auro. Ok. Stessa domanda il padre di Luca. Come si congeda? Oh, e se mi dicesse che lui in vita non ha voluto tanto dare disturbo e che anche Luca tende a fare un po' questo. Um, dice a Luca tipo come di spaccare, di squarciare, come posso dirti, di rompere questo schema. Ehm, a volte anche con durezza. Lui deve imparare un po' la durezza. A volte non so come spiegarti. Luca non è sfrontato, sai, sbruffone. Come se mi dicesse, esercita ogni tanto a farlo questo. Vuole lasciare anche un messaggio a qualcun altro? I figli, non so. Vediamo, eh. Alla moglie dice una cara donna, una vera cara donna. E, per questo figlio abbiamo fatto tutto quello che potevamo e adesso è ora che lui dica di no. Che cosa? Vediamo, no? No alle imposizioni, no al lavapiatti, cosa significhi? No alla ruota di scorta, no all'essere inchiodati al muro, no all'essere messi in cantina, tipo in punizione, cose così. No alla beatificazione, cioè lui non deve essere un santo. Sì alla sua virilità. Adesso inizierà a scoprirla la sua virilità, la sua mascolinità. Anche rude, dice. No. Va anche lui? Sì, 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 gli lascia una conchiglia. E va. Ok. Come è fatta la conchiglia? Sono quelle, diciamo, piatte, come si chiamano? Ah, ok. Sì, sì, quelle Sì, ok, quelle lì. Sì, E con le righette. con le righette, bravo. Ma gliela lascia e basta? Gliela mette in mano? Che succede? Ma il papà di Mara mi sta dando qualcosa da mettere nel pane. E comunque sento anche il gattino, Esatto, volevo chiamarlo il tuo gatto. sì, è là che gironzola. Come lo vedi? Ma stavo guardando felice, Di che colore è? bianco e rosso. Ecco, come lo vedi, Monica? Non so che dice voglio bere il latte. Ha sete, sì. Però lo vedo tipo come se fosse con un collarino. Forse è stato tipo viziatissimo, non so perché. Eh, Aveva il collarino, Aveva un colorino, ok. sì. Lo riconosce Luca? certo che sì, ma allora dice che tu hai un figlio maschio, Luca? Sì.
che mi dice che lui, cioè lo vede, Tuo figlio lo vede? In che senso, scusa? Vede il gatto? o ha connessioni con questo gatto, Sì, o lo va beh, a trovare, perché c'è qualche collegamento con il maschio. Ehm, era un gatto che si dormiva assieme tutti quanti. Era sempre in casa, è stato un- una persona importante per me, il gatto, quello che non mi ha mai mollato in nessuna, anche nei momenti più critici. Come se L'unica tuo figlio persona, avesse la capacità di sentirlo proprio ancora. sì, lo sento io, Pollino. No, ma tuo figlio. Se sento io mio figlio, No, se tuo figlio sente il gatto. non lo so, lo vedo molto, io li vedo tutti e due, soprattutto il maschio, come avvolti nel cellophane, manipolati. Non devono sentire quelle cose, non devono sentire il bello che viene da me, il gatto, un sorriso, un qualsiasi cosa. Gli viene privata, ma non se ne accorgono, Monica. Mm, non Non lo te ne sentono. accorgo, Monica. no. Allora, perché allora questo cellophane, però è come se fosse un cellophane removibile, non è permanente. Sì, Però bisogna che tu, Luca, capisca come toglierlo. mm. È Perché non è proprio. una domanda che mi sto facendo da molti anni. Non so come fare. Non Sto è proprio cercando, di quelli appiccicati. Hai presente che a volte ci sono quei sì, cellophane quelli proprio a vero? che fai più fatica a farli attaccare che non... No, no, qua io li vedo proprio belli, belli compressi, tipo quelle plastiche che vengono termo... Scuse. Esatto. E Nella tu puoi confezione degli provare. imballaggi dove hai la plastica che proprio è molto aderente, la devi tagliare. Puoi provare invece a vedere che si insinua dell'aria sotto e si crea una separazione tra la plastica e i tuoi figli. Dovrei metterla con una maniera violenta. Se posso farlo, lo faccio. Ma hai, Adesso puoi farlo? hai sempre paura di fare del male. Beh, non deve essere per forza in una maniera violenta. Non lo puoi fare con le parole, non penetrano dentro, devi farlo con i gesti, con qualche azione. Con le parole non funziona niente. Fallo adesso in eterico, Luca, perché l'eterico ha un valore incredibile, eh? Non ho capito, prego. L'eterico ha un grandissimo valore. Fallo adesso. Soffia dell'aria tra i ragazzi e il cellophane. Io avrei preso il coltellino di prima, quello che ho tagliato il filo del telefono, e avrei tagliato il cellophane. Cioè, mi sento di far quello. Ho paura però magari di tagliare dentro. E infatti, Sì. con l'aria non rischi di tagliare. E allora soffio dentro dalla parte del collo. Cerco di soffiare, cerco di... come il palloncino.
però dura, sembra quasi una protezione, più di certo una plastica molto dura. Che però come mi viene in mente i, i vasetti di plastica che una volta c'erano dentro i formaggini come protezione, però hai quattro buchetti. Mm. Soffiare dentro di là è fatica a trovarli, sono piccoli, però magari Mm. bisognerebbe riuscire. Però ci sono i buchetti. Ci sono i buchetti, ci sono, ce ne sono quattro. Bisogna tapparne tre e soffiare dentro uno in modo che l'aria comprima e faccia sollevare il coperchio. Ma in questo momento è molto dura, Piano piano. Intanto facciamo una cosa, Luca e Mara, andate tutte e due nel vostro rispettivo cluster. Non avete delle grandi entità eteriche o mentali, ma ci sono. Fare un lavoro dettagliato su due è pressoché impossibile. Abbiamo visto molte cose con il massimo livello di dettaglio, le avete viste anche voi, adesso andate a vedere il campo dove avete seminato i vostri contratti. Come lo vedi, Mara? La grotta. Luca? è all'aperto un campo di mais dove è già stato reciso la pianta, il raccolto è già stato fatto. A questo punto posso riposarmi, non devo più fare nulla, quello che devo fare ho fatto. È tutto pulito, ho tolto tutto quello che avevo seminato, quello è stato raccolto tutto, sono rimaste solo le radici secche. Mara? È tutto a posto, tutto in ordine, però. Il tuo? È un po' buietto ancora. Va bene, raccoglielo tutto in un sacco e buttalo. Mhm. Fatto. Va bene. Fate lo stesso per il vostro avatar. Fatto? Sì. Sì. E mettete sulla vostra personale scena tutta una vostra personale creazione energetica, intenzionale. Come la fate? Un'ape, Un sole gigante. Benissimo. Monica, vuoi aggiungere qualcosa? Ma bevevo una chiave di sol. Come? Una chiave di sol. Ok. Come li vedi, Monica?
Mm, È come se fossero un pianeta con l'anello intorno. A volte uno è il pianeta e altre volte si scambiano i due ruoli. Occhio ai frusci, Monica, occhio. Quindi sono un Saturno, a seconda dei casi, uno è il pianeta, uno è l'anello, Sì, come se non fosse un pianeta Saturno. Ok, vibrazione solo di Mara, solo la vibrazione. è 288, Di Luca, 309. Mara vuole alzarla a 309? Sì, Lo fa? sì, Se avessi chiesto a Luca di abbassarla a quella di Mara, l'avrebbe fatto? anche. Vabbè, sono entrambi a 309? Ora sì. Come vi sentite, Luca e Mara? Leggera adesso. Invincibili. Come? Invincibile, ok, ho capito. Invincibili. I, plurale. Va bene. A- Assolutamente. Allora disconnettetevi da tutto e tutti e preparatevi a tornare.